Piacere, Isonzo Sorbi. Io corro con gli amatori, Valeriano Falsini. Per me andare in bicicletta è la cosa più bella che ci sia. Bene. Oh Valeriano, ma che tu ci fai qui? La prossima gara che vinco la dedico tutta a te. Buonasera signor Toppi. Chiamo Fausto. No, fermo, calma. Dai, guarda! Vai! Sono Valeriano Falsini, sono nato alla Vecchia, Tregello, il 3-11-28. La famiglia era composta di 3 maschi e 2 femmine, come era Fausto, 3 maschi e 2 femmine. Il mio babbo faceva il venditore, andava a fare il mercato a Filine Valdarno e poi con il suino andava a girare da contadini, capito? A portargli le pentole, tegami, coperchini, pentolini per fare la pappa a bambini e così ci ha tirato avanti tutta la famiglia e si stava discretamente, se era alla Vecchia, poi famiglie che si stava bene e che si andava a scuola con le scarpe. Io andavo, feci il primo corso a Salesiani, dopo la quinta il primo corso, però non avevo più voglia, mamma mi trovò in una bottega di fare l'elettricista. Poi andai a Castelnuovo dei Sabbioni a fare l'elettricista, a fare motori. Il Sorbi è un ragazzo che gli stava in paese, che andava in bicicletta perché gli aveva più qualche anno di me. E poi lo trovai che si andava a Castelnuovo insieme. Lui era con i meccanici, il torritore del suo ragazzo, è appassionato di bicicletta sempre. E allora si andava la domenica insieme a fare le girate e lì allora mi diceva guarda, tu hai possibilità, e difatti si è andato a fare 2 o 3 corse di non tesserati e gliene vinci tutte e 3. E lui non è mai arrivato a una corsa. Gli aveva corso da allievo ma non era arrivato, povero ragazzo. E allora venne una ditta di Prato, la Vallì, che la venne a portare le biciclette agli operai, sai che gliene davano? Questa Vallì, una ditta dopo il fronte subito. E allora quando la venne all'officina dagli elettricisti, gli disse il capo di un omino basso, si chiamava i Bruttini, che io avevo voglia di fare il ciclista, però la bicicletta non l'avevo. E lui gli disse, guardi, noi la si piglia tutti, siamo 25 qui, però la deve fare la bicicletta a questo ragazzo. E disse, va bene. E tu vedessi, mi fecero una delle prime biciclette, che non so se ti ha preso il libro, la si vede, bella, era bella, sì che ero contento. E cominciai a correre da allievi di 46, sì, sai, ero un po' a cepparello, sì, non sapevo correre, ero un po' fermo, insomma non avevo tante cose. E feci un anno da allievi e poi da dilettante passai a Figline, fecero la squadra alla ciclistica filinese
da dilettante e vinsi diverse corse da dilettante. Sembrava che migliorassi sempre. Nel 47 lo stesso e nel 48 era all'Aquila di Montevarchi con Illosi, Lenzio Losi, che era il direttore sportivo, che mi voleva bene, ma poi mi ha portato da tutte le parti. Mi dava soldi, mi portava alle corse, se no come si faceva allora? Non sapeva nemmeno i soldi per comprare le tubolari e la società, e lui ci pensava. Alla Milano Rapallo arrivai quinto perché la mandai male. Alla Firenze di Areggio nel 49 arrivai secondo, poi l'avevo fatta nel 46 da allievo, la finì, nel 47 arrivai nono in volante, nel 48 arrivai sesto e nel 49 l'ultimo anno da dilettante arrivai secondo, se arrivò 3 arrivò secondo. Insomma avevo vinto una ventina di corse e con delle corse anche discrete, insomma. Italiano! Allora successe che telefonò Girardengo a quest'Aquila di Montevarchi e rispose Illosi se loro gli erano disposti a far passare professionista questo ragazzo, questo Farsini, capito? Sì, che tutto entusiasti, guardi Farsini, che avrebbe fatto la squadra con Vastenberg, con Impanis e con il vecchio Scotti, tutti belgi, e mi mandò Riviera.
è lì che fu conobbi Fausto, a Varazze. C'era a Varazze, ai Genovese, era un ristorantino proprio sulla strada che c'era la Bianchi, andava sempre lì. C'era Carrea a Milano, c'era il povero Serse. Serse diceva sì, una volta venne con un altro corridore della Bianchi, voleva sapere se c'era qualche giovane e questo in piemontese e gli disse, ce n'è uno, dice, che dei Falsini, dice, è un ragazzo che da dilettante ne è andato benino, sicché gli era cieco quest'uomo, no? Mi tastò tutto, Cavanna si chiamava, e gli disse in piemontese a questo qui, gli disse, ma è un ragazzo di ben messo, insomma, mi sentì la muscolatura, tutto così, sì. Ecco. E poi da Serse e gli dissi un giorno, ma il tuo fratello non viene mai qui con voi o con la squadra? E allora una sera, dietro sera a giocare a carte con quei ragazzi, e venne Serse e disse, oh Valeriano, guarda, e c'è Fausto là, Dice sì, allora lo voglio trovare. Allora gli dissi, oh, piacere di averla conosciuta, signor Coppi. E lui mi disse, da ciclisti ci si dà di tu. Ecco, e domani vengo a allenarmi insieme a te, con Bastenberg e con tu. Ecco, fissa un Serse e vieni. Da quello gli ha preso sempre la simpatia, questo Fausto, perché in bicicletta c'era qualcosa che pedalavo quasi come lui, capito? Poi si fece il giro della Toscana il 16 aprile. Anche lì mi iscrisse Girardengo, dice, guarda, arrangiati da te Valeriano, tu sei in Toscana perché Bastenberg non può venire a fare il giro della Toscana perché gli è lungo e duro, gli era oltre 300 km. Insomma si partì da Firenze, la si fece tutta sotto l'acqua. Non lo so. Oh, come tu stai? Dai un altro panino! E non ce n'è più! Ma quale panino? Te l'ho finite. detto, l'era l'ultimo! Valeriano, da retta, non te male! No! Valeriano, abbi Oh, pazienza, vieni a Firenze, ritirati. va bene? E t'hanno staccato, ven via, dammi retta, Valerianino, andiamo! Valeriano! Ci arrivo! Io fui uno dei giovani, arrivai a 10 minuti dai bar, lo finì. Però non mi fece né il bagno né i massaggi, nulla. E mi venne un dolore dietro, all'artrosi, alla muscolatura, e di lì smettere i principi, non sono stato più bene. Allora mi visitò il professor Scaglietti di Firenze, all'ortopedico, io ero uno per queste cose, e mi disse, Falsini, mi dispiace dirtelo, ma te non può fare più l'agonistio, perché ti si infiammano questi muscoli e non possono né operare né nulla. Ti si infiammano, ti danno la febbre e arrivava a fare 10 km, 12, non avevo più di più. Insomma, cura di Principia, andate avanti, che mi fece Fausto, andate avanti altri 2 o 3 anni e poi mi tocco smettere a 23-24 anni.
venne a trovarmi. Allora mi disse questa parola, Fausto, mi disse: Valeriano, ho già parlato un po' con Zambrini che io ti vorrei pigliare di squadra. A correre con te, gli dissi: Madonna buona, guarda, è un piglione me in treno, vuoi attaccare il treno e vuoi finire attaccato. Davvero? Sì, mi disse: allora vai a casa, stai tranquillo, curati, se tu hai qualche cosa io ti chiamerò e ti dirò: vieni, perché ho fatto tutto per firmare con Zambrini. La squadra la faceva Fausto. Sicché nella Belle Principiato la mostra di ciclo e motocicli, che la fanno ancora a dicembre, e Fausto mi aveva ancora telefonato e ne scritto e gli si vai ora e va lassù, perché la mostra quella lì la sembrava con i corridori, perché per lasciare una squadra e pigliare un'altra, capito? Ora Fausto mi ha lasciato, che tu mi ha detto che mi piglia. Mi scrisse da Parigi, ve l'ha letto, so se tu l'hai letta, la lettera. Caro Valeriano, capito? Ho bello parlato con Zambrini, con tutto, trovati in fiera, ci sarò anch'io il tal giorno e lì tu firmerai il contratto. Madonna. Perché Valeriano mi sembrava troppo lungo, lo so. Valerio, vieni via, si va a fare la punzolatura. Lo faceva, mi ricordo, mi portava alle punzolature del Giro Lombardia, alla Milano-Sanremo, quel disgraziato di arrivare, gli dice: pensa alla bicicletta, tutti aspettavano, tutti lui sembrava avvoltoi, tutti addosso lì, e io ero libero lì. E gli dovevo pigliare anche la sua e portarla alla punzolatura che gli aspettavano, e gli aspettava lui. Ecco. A me mi rompeva le scatole nessuno. E lui lo pigliavano, lo faceva in muro, la sala, e una volta che si era in 4 e in Riviera non si poteva andare accoppiati, sai, avanti facesse all'autostrada. E noi ci stavamo stretti così, e si arrivava a un punto, c'era la polizia che ne aveva fermato uno, si arrivò lì e gli fece a Fausto e a Serse, che erano davanti, no? Te e te 110 lire per uno, gli disse a Fausto e a Serse, e io ero dietro con Oreste e con te, non mi dice nulla. E allora Fausto cominciava a dire: guardi che noi siamo ciclisti, questi della polizia, questi ignoranti, una vera riconosciuta, chi era. Guarda, questo è bello, è verità, Sicché Fausto diceva: ma io non la pago 110 lire, capito? No, te tu la paghi. Insomma, dietro a noi c'era un signore con la macchina che ci seguiva. Gli avevamo visto parlare, che credo fosse un amico, l'avevamo fermato, no? Gli arrivò lì, questo gli disse: oh signor Coppi, come la si sente per la Sanremo? Come va? Madonna, disse questo della polizia. Lei, signor Coppi? Sì, sono Coppi, sì, che c'è? Madonna. E dissi a Oreste: ora le danno a noi 110 lire. Invece di pagare a lui, poverini, gliel'hanno cambiati, gli avevano preso, gli avevano fermato Fausto. Ragazzi, oggi ci è andata bene con quei due poliziotti. Avevamo ragione noi, tu eri fuori carreggiata. Come gli hanno detto, te fanno 110 lire di multa e non sapete che vi tanto andare in coppia per la statale. Meno male c'ero io, hanno detto che tu eri. Meno male che ci sei te, Valerio. Se a grado di morto me la facevano a me la multa. Serse e messe la rota nelle verghe di tram, e cascò. Allora non sapeva il casco, non sapeva nulla, si rialzò, via di Serse, via. Tanto si arriva in velodromo, siamo vicini, c'è 2 chilometri, e così si arriva insieme. E si finì la corsa, un po' distaccati da primi. E cominciava a dire: mi fa male la testa, e tu sei stanco, ti ha fatto la corsa. Insomma, gli arrivò all'albergo: oh, la mia testa. Chiamano professori, il professor Dogliotti, guarda, tutto, e disse: non c'è nulla da fare. E morto. E voleva smettere. E gli diceva: Serse, questo tu me l'avevi a fare. Non tu lo dovevi a fare. Mi ha fatto uno spregio, perché oltre ai ciclisti gli erano amici, essere fratelli e ciclisti.
quando andavo in bicicletta, che mi mettevo i pantaloni e la maglia e la bianchi, avevo le macchine dietro a vedermi, era impossibile, E gli facevo, oh ragazzi, se voi volete passare, passate. No, Valeriano mi diceva, stare dietro a te mi sembra di essere dietro a Fausto, non me lo dite, allora mi saremo a Montevarchi e ti paghi il caffè.